Minna-san, konnichiwa e bentornati sul canale. Oggi esploreremo una questione intrigante, a volte frustrante per molti fan della Stardom: la gestione di Hina rispetto alle sue sorelle Hanan e Rina. Anche se ancora molto giovani, entrambe le sorelle di Hina hanno già lasciato il segno con importanti vittorie. Eppure Hina sembra destinata a un percorso diverso, spesso in ombra. Cerchiamo di capire meglio la sua storia e perché questa differenza di trattamento. Partiamo dunque dal principio. Ina debutta in Stardom l'11 giugno del 2017, dove fa squadra con la gemella Rina, perdendo un handicap match contro la sorella maggiore Anan. In quel match tutte e tre le sorelle mostrano subito grande talento e voglia di fare, lasciando una buona sensazione a tutti i fans che avevano assistito alla battaglia. 2 anni più tardi, precisamente il 14 aprile del 2019, Ina viene arruolata in Queen's Quest ed è da quel momento che inizia in modo significativo la sua carriera, una carriera fatta di molti bassi e pochi alti. Quello che rende speciale la storia di queste 3 sorelle è che tutte e 3 condividono una grande passione per il wrestling, una disciplina in cui hanno trovato non solo un interesse comune, ma una vera e propria vocazione di famiglia. Eppure fin dai primi match emerge subito un divario: mentre Hanan e Irina mostrano un impatto immediato con il pubblico e successi in crescendo, Ina sembra faticare ad attirare la stessa attenzione. Dal canto suo, Hanan ha dimostrato di avere tutte le qualità per brillare, dal carisma sul ring alla determinazione. Il suo regno come Future of Stardom Champion è stato leggendario, detenendo per un breve periodo dei record che sono poi stati spezzati proprio dalla sorella Rina. E la conquista dei New Blood Tag Team Titles e del Cinderella Tournament sono solo alcuni dei traguardi che dimostrano quanto la federazione abbia investito in lei. Anche Rina, pur essendo la gemella di Ina, ha avuto una progressione più rapida, conquistando premi e riconoscimenti. E sotto gli occhi di tutti lo splendido regno da Future of Stardom Champion, terminato soltanto poche settimane fa. Un regno che ha scritto la storia di quel titolo, lasciando ricordi indelebili nella mente di ogni fans. Un regno che è stato condito da ottime difese e match altrettanto belli che hanno saputo far esplodere il talento di Rina. Come se non bastasse, Rina per un breve periodo è stata anche double champ, potendo contare appunto sul Future of Stardom Championship e sui New Blood Tag Team Titles, con quest'ultimi che detiene ancora oggi insieme ad Azusa Inaba. La loro crescita continua a sottolineare la disparità con Ina, che ancora non ha ottenuto successi rilevanti, nonostante il tempo speso nella federazione. Ma cosa sta accadendo con Ina? La sua tecnica e le sue doti atletiche sono ben chiare a tutti, eppure sembra relegata a un ruolo secondario, come se non avesse mai avuto una vera opportunità per mettersi in luce. I numeri parlano chiaro. Ina ha un record di sconfitte ben superiore a quello delle sue sorelle e finora non ha avuto la possibilità di far esplodere il suo talento o di inserirsi in storyline significative. Dulcis in fundo il cambio di stable, il suo approdo in Gozai, che forse doveva essere un qualcosa che potesse darle i risultati sperati, è stato finora un flop. Forse la Stardom sta pianificando una crescita lenta per Ina, per permetterle di maturare e affinare il suo stile. O magari la federazione la vede più come un supporto, non ritenendola ancora pronta per spiccare il volo. Un'altra possibilità è che, essendo tutte e tre le sorelle attive contemporaneamente, la Stardom scelga di concentrarsi solo su una o su due di loro per evitare sovraesposizione. La scelta di sacrificare Ina potrebbe quindi essere una decisione strategica
per non rischiare un calo di interesse da parte del pubblico. Dunque il futuro di Rina resta incerto, ma pieno di potenzialità. La speranza dei fans è che possa finalmente ottenere la sua occasione, magari con un cambio di gimmick o in una storyline che le permetta di brillare. Ina ha dimostrato resistenza e dedizione, due qualità che potrebbero renderla protagonista di una storia di riscatto emozionante. Se la Stardom deciderà di investire su di lei, potremmo assistere a una nuova stella in ascesa. E voi cosa ne pensate? È giusto che la Stardom concentri i suoi sforzi solo su Anan e Rina o Ina merita finalmente la sua occasione? Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se anche voi vorreste vedere un push per Ina nel prossimo futuro. Prima di salutarvi vi ricordo che in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, progetto tutto incentrato sul wrestling femminile mondiale. Grazie a Donne tra le corde potete sempre rimanere aggiornati con tutto ciò che gira intorno alle vostre atlete preferite. Date un'occhiata ai link qui sotto per saperne di più. Grazie per avermi seguito e ricordate di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti. See you next time. Bye bye!